Immergersi di notte è come immergersi in un sogno. Affondare nell'acqua nera è come perdere ogni dimensione. Ma dopo un primo attimo di smarrimento, ecco il respiro da concitato farsi sommesso, il cuore rallentare i suoi battiti. L'oscurità regna assoluta. Davanti a noi solo il cono luminoso della torcia. Da ogni lato ci avvolge il silenzio. Solo di notte è possibile ammirare i veri colori del mare e dei suoi meravigliosi abitanti. Solo di notte è possibile interagire con quei protagonisti delle nostre immersioni che poche ore prima ci sfuggivano. La vita degli organismi diurni è come sospesa. La luce della torcia li ipnotizza, realizzando un contatto impossibile alla luce del sole. Sono sempre gli stessi fondali in cui ci siamo immersi tante volte. Ma ora tutto appare diverso. La notte restituisce al mare i suoi colori, di giorno velati dalla uniforme ed onnipresente coltre blu. Solo ora possiamo osservare le numerosissime specie notturne in tutto il loro splendore. La loro vita risplende per bellezza e crudeltà. È questo il momento atteso dai predatori che freneticamente iniziano la caccia. Un incontro possibile solo di notte. Una polpessa, riconoscibile dalla caratteristica livrea punteggiata di bianco, scivola sul fondale. Servendosi dei tentacoli sottili ed affusolati, cattura le prede. Abitualmente confuso con una pianta, ecco un feroce cacciatore notturno, il cerianto, parente delle meduse. I suoi tentacoli esplorano la corrente in cerca dei piccoli organismi che vi fluttuano. Gamberetti, vermi e pesciolini, paralizzati dal contatto urticante, sono subito portati alla bocca ed inghiottiti. Altrettanto temibile è l'Actinia alice, oggetto dei desideri delle nostre immersioni notturne. Di aspetto anonimo durante il giorno, di notte sfoggia tutto il suo fascino multicolore. Quasi camminando sui tozzi e robusti tentacoli inferiori, ecco avanzare una seppia. La sua tecnica di caccia è molto efficace. I due piccoli tentacoli superiori
mirabilmente specializzati, inquadrano la preda, mentre lo scatto fulmineo delle lunghe braccia centrali non concede scampo. Una volta ghermita, la preda viene subito serrata in una stretta mortale e divorata dal duro becco del mollusco. Le tecniche di difesa affinate dalle prede sono ovviamente altrettanto efficaci. Sfruttando il suo corpo affusolato e la sua straordinaria abilità, il grongo di sabbia è lesto nel nascondersi nei fondali sabbiosi, suo habitat prediletto. Anche il gambero mazzancolla sfrutta la sabbia, celandosi così ai suoi predatori e alle sue prede. Ammonticchiando alcuni ciottoli sui resti dei suoi pasti, un polpo si arrocca, difendendo la sua tana. Altrove è considerato raro, ma il coloratissimo gambero meccanico è frequente nelle pareti rocciose salentine, dove trova rifugio dai pericoli. Una seppia, infastidita dalle luci, si trasforma in pochi istanti in un anonimo elemento dell'ambiente circostante. Ma non è suo l'Oscar del mimetismo. Un ciuffo d'alghe oscilla nella corrente, ma è solo apparenza. È il minuscolo granchio compasso che passeggia sul fondale, invisibile ai predatori. Il gambero vinaio, vero capolavoro della natura, sfoggia invece una livrea molto appariscente. Ecco tutto il fascino della notte, racchiuso in un comportamento difficile da osservare. Un vermocane, intento a riprodursi, si esibisce in una danza aggraziata. Sono questi i momenti che rendono uniche ed indimenticabili le ore notturne e che ci spingono ad immergerci nel buio, con le nostre luci che ci fanno assomigliare a dei moderni Diogene. Perché, tra le tante meraviglie sommerse, nell'abbraccio del nostro mare possiamo finalmente ritrovare noi stessi.